concetto è che se tu inizi a diminuire tutte queste reazioni, c'è una magia di fondo che succede, che il lago si inizia ad arrestare. Si inizia ad arrestare. E sapete cosa succede quando si arresta? Due cose. Uno, vedi la profondità del lago. Cosa che prima erano solo riflessi, erano cose distorte, adesso vedi chiaro. Finalmente vedo chiaro. Questo è la limpidezza di un lago e tu riesci a vedere il fondo del lago, la profondità delle cose. Prima è impossibile vederle. Siamo troppo infrastornati. Se poi c'è un riflesso di qualcosa, la luna si riflette, finalmente vedo i riflessi perfetti. Vedo la luna che si riflette sul lago. Non vedo una roba che è un insieme di luci, non capisco. La vita è una riflessione, la vita è profondità, ma tu vedi le concause delle proiezioni, vedi perfettamente com'è la proiezione e vedi la sua profondità. Questo è quando il lago però è completamente calmo. Questo quando le reazioni non ci sono, questo è quando tu fai entrare le cose e non resisti, e queste sono tutte tecniche che tutti i maestri ci hanno sempre portato. E ovviamente nella vita di ogni giorno, in ogni respiro ci sta questo, perché se tu hai un problema e fai così, questo è già una reazione. Non occorre essere meditativi, non occorre essere davanti a una candela. Giustamente come ci poneva Adelaide, che era anche impegnata, ma infatti questo è il processo della meditazione vivente. La meditazione non è un processo di andare verso questo vuoto, la meditazione è un concetto anche di essere sempre più coscienti. Di cosa? Delle proiezioni, ma soprattutto delle nostre resistenze. E quindi, collegato alle resistenze, le nostre esasperazioni, i nostri gigantismi che creiamo, no? Suggestioni, invece questa parola, noi siamo suggestionati continuamente. Quindi ecco, ho un po' descritto quello che è anche qua una piccola tecnica di processo, no? Perché c'è la possibilità, noi quando vogliamo, noi siamo, ma sempre possiamo rallentare questo lago. E non c'è karma, non c'è qualcosa che si lega, dimenticatevi di questa cosa, perché qui e ora noi tutti possiamo riuscire a diminuire questo lago, e come tu ne diminuisci sempre di più, sempre di più, sempre di più, incominciano i riflessi, incominciano le profondità. È una questione, come dire, tecnica. Se tutto è in movimento non vedi niente. Quindi, insomma, ascoltate i vostri pensieri, ascoltate le vostre reazioni. Un'altra tecnica importantissima è il corpo. Cioè tu dici, come faccio ad ascoltarlo? Senti il tuo corpo, senti il diaframma, senti il respiro, senti le spalle, senti come ti senti delle volte il cuore. Cioè se sei un po' in ascolto del tuo corpo, questo ti avverte che hai avuto un contraccolpo. Poi diventa così forte che è un blocco nella schiena. Vedi Alessia, no? Cioè però prima di arrivare lì hai avuto tanti segni e sintomi corporei. È una questione che è un po' di acidità, ti sentivi così, non digerivi bene, quelle erano tutte tutte reazioni interne. Ci vuole allenamento, ti arriva un pugno in faccia, allenamento, fallo scorrere, vai, senti, intanto fallo entrare, poi ti verrà l'indizio di cosa stai resistendo, qual è la paura, qual è la suggestione che stai creando, cos'è il passato rispetto a questo, eccetera, eccetera. Quindi fate entrare e ascoltate maggiormente. Pace e bene, amen per tutti. Ah, vai, Costanza. Hola, Costanza alza la mano. Vai, Costanza. Dimmi. Ho una domanda, sì. Allora, visto che parlavi di resistenze e anche difficoltà, no? Di farle accogliere, le persone tossiche sono altrettanto le difficoltà, no? Delle resistenze, sono anche un po' un'esasperazione magari di tuoi difetti. In quel caso è giusto accorgersene e lasciarle andare, staccarsi da queste persone, o è un po' una vigliaccheria dire chiudo i rapporti con questa persona perché mi devo tutelare? Cioè, Capisco. dov'è lasciare andare veramente e dov'è invece nascondersi, tra virgolette? Bellissima domanda. E diciamo, il tema della Cioè, un po'... vigliaccheria, sì, ho capito, il tema della vigliaccheria che può scattare è, ci sta lì la tua resistenza. Cioè, nel senso che se un'azione giusta non ha pensieri così. Se l'azione è giusta per te fino in fondo, non c'ha il pensiero che potrebbe essere una vigliaccheria, perché l'azione è giusta, punto, si pulisce. Il fatto che puoi vivere il tema della vigliaccheria vuol dire che c'è una parte che sta ancora resistendo, che ti dispiace,
che in qualche modo ha offeso sta situazione, che ha copartecipato ad arrivare a questo punto. C'è una resistenza non tanto nell'accettare o non accettare la persona, attento al punto, ma la resistenza nell'accettare te stessa, che è andata così, che questa cosa l'hai co-creata anche tu, che ti dispiace di questo effetto, che non lo volevi, però in qualche modo una parte di te l'ha creato. Allora, l'uscita da questo tranello è svestirti, è accogliere te stessa in questo, come dire, copartecipazione, nel vergognarti, tra virgolette, senza andare in senso di colpa, ma nel vergognarti di fatto, ma com'è possibile che ho potuto permettere questa condizione fino a questo punto? E vedere la tua partecipazione, che è dovuta da avevi bisogno di una persona così, che ti facesse questo, perché ci sono delle parti di benefit dietro questo, no? Quando questa cosa viene accettata, lì si scioglie una parte, ti ricentri profondamente, non hai più niente che ti possa attaccare e di cui tu possa dire è una vigliaccheria, perché in qualche modo ti sei chiarita e questa persona si sgancia senza queste resistenze, che sono resistenze perché una parte di te deve ancora imparare fino in fondo la lezione. Quando la lezione l'hai imparata, si sgancia. Quindi non è che tu, come dire, devi capire se mandarla via o mandarla via, tu devi comprendere, fare un passo più dentro, devi andare dentro quel lago e devi vedere, ma io cosa c'entro con questa storia? Ancora di più, cioè, cos'è che devo lasciare di me, no? O cos'è che ho combinato? Se questo lo accetti, poi lo vedi e dici, ok, questo non voglio più ripeterlo perché non mi interessa, dopo si scioglie. Ecco, va bene. Okay, grazie. Sto lavorando su questa cosa, c'è una persona molto tossica che mi ha intossicato la vita per anni e ora basta proprio, non ne posso più, devo rispettarmi e quindi... Ti spiego una cosa, se la persona è tossica... Volevo sapere come ti saresti approcciato, però sì, anch'io sto cercando di fare... Se la persona è tossica vuol dire che sei tossica pure tu. Se la persona è tossica e è andata così nella tua vita, vuol dire che la tossicità ce l'avevi pure tu. Mi sto disintossicando. Ok, nel momento che ti disintossichi perché ti rendi conto quanto questo non è produttivo per la tua vita. Risuonava, brava. Allora, quando tu ti perdoni e vedi questa cosa qua, tanto più ne esci, tanto più si sta anche in modo naturale, tanto più ti rafforzi. Certo, la prova è grossa perché, come dire, la persona ti chiede tanto, è come dire... è piacevole tornare al punto di prima perché ci sono delle cose collaterali, ma tu stai cambiando, sei cambiato a tal punto che questa cosa, i benefit collaterali non ti bastano più perché è nata in te una nuova pulizia, diciamo, di questo, però questa è la storia anche. Quindi la sua tossicità che torna ti sta rafforzando sempre di più nell'essere chiarita in quello che tu sei, che questo è importante perché devi allenare i muscoli, che facevo il discorso all'inizio. Quindi ti sta aiutando come maestro a dire ma sei sicura di quello che stai facendo? Sei sicuro di quello che stai pensando? E questa cosa ti rafforza. Dall'altra parte non si esce con la reazione ma col comprendere che tu non vuoi smettere di fumare, facciamo un esempio, no? Non vuoi più, basta, questa cosa è cambiata. Quindi si radica in te. Quando questa cosa è accettata e vedi la dipendenza che hai avuto anche tu rispetto a questo e dici ok, questa cosa l'accolgo, viene molto più facile allontanarla. Però se... è vero, le persone sono anche tossiche intorno a noi, però le possiamo lasciare andare se facciamo entrare l'insegnamento e se renderci conto che siamo stati noi tossici. E allora non ce l'hai con qualcuno. Hai capito? Perché così lo lasci andare. È come se sei in un treno e a un certo punto dici ok, una stazione, adesso scendo. Grazie però per tutto quello che mi hai dato, grazie per quello che mi hai insegnato, grazie perché ho capito di essere tossica pure io. Questo è il modo di lasciare andare. Se invece lui è un cazzo di tossico, che adesso sono cambiata e non sta capendo tutta una serie di robe, non lo lascia andare. Hai capito il punto? Quindi ricordate sempre questo, il ringraziamento, la preziosità. Ok, pace e bene, grazie Costanza.